a tutti, ciao Pietro, ciao Nicola, ciao Ale. Fratello Sole, sono sempre Stefano. Allora, vorrei sapere se sentite tutto. Sento degli scrocchi che non so da che cosa dipendono. Adesso cercherò di controllare, vediamo un po' se tutto funziona a dovere o se c'è qualche problema. Allora, voce un po' bassa, voce un po' bassa. Ancora? Sì, prova. Sì, 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 sì. Allora faccio così. Voce un po' bassa. Così. E poi facciamo. Così la voce non dovrebbe essere bassa, almeno l'altra volta era il volume giusto. Allora, come sapete, è la mia prima diretta, quindi sarà un po' così. Insomma, mi devo abituare. Ciao Sergio, come stai? Hai visto che mi sono messo a fare anch'io le dirette? Dunque, chiaramente io parto con quella che era la mia idea, poi se avete delle domande, qualsiasi cosa, ciao Marco, se avete delle domande, qualsiasi cosa, fatemi sapere, scrivetele che io faccio il possibile per rispondere. Dunque, l'idea era questa, io sono partito, allora, questo è il Roz di Logic, ora io aprirò la pagina di editing così giusto per avere poi una idea generale di quello che è il mio intervento, così giusto per farlo un attimo funzionare. Tutti quelli che ho, che sono tutti quelli che ho installati, che sono quello di Logic, che è un po' di partenza per capire com'è la questione, diciamo, Raspberry, Finti, VST, tastiere, così, diciamo, per quello che si può, una specie così, di esperimento, diciamo. Poi c'ho lo Scarabee, Scarabee, credo che si chiami, almeno non lo so, della Native, e l'Arturia, il 73, lo Stage 73. E vabbè, insomma, intanto vediamo un po' di sentire quello di Logic e di riaprire l'editing per vedere di trovare qualcosa di... Allora, così lui è pulitissimo. Andrei nei dettagli. Che comunque... Allora, vi faccio sentire il Rhodes messo in un amplificatore, perché l'altro per esempio è messo nell'amplificatore, l'Arturia. Questo è il mio Rhodes dentro all'ampli che ho nell'armadio, cioè in realtà la testata ce l'ho qui e nell'armadio ho una cassa 2x12 e davanti c'è un 57. Discutibile la scelta del 57 perché magari ruba un po' sotto, però dentro nell'armadio si crea un microclima, diciamo, un ambiente. Ecco, questo qui è il mio Rhodes. Ehi, Pancio! Ciao! Ciao, bello! Allora, quello lì era il mio Rhodes e chiaramente io qui sono flat, a parte le medie che le metto sempre, ma volendo possiamo anche caricarlo un po' giù, se ce n'è bisogno, dall'amplificatore. Poi, invece,
Poi ho chiaramente anche a disposizione, adesso levo un attimo questo, posso anche togliere completamente e usare invece direttamente il Nord Stage, che adesso sto usando come controller, ma tutti puliti, senza, diciamo, effetti più che altro. Dal punto di vista dell'equalizzazione, lì adesso piano piano, prima di cominciare la diretta, stavo cercando di così calibrare un pochino. Allora, partiamo da questo è il Rhodes, come vi dicevo, il mio. Do un pelino di grinta in più. Ecco. Questo Tupancio lo conosci bene. questo Rhodes qui l'hai usato un sacco di volte. Allora, chiaramente questa natura così molto organica, molto questi rumori, queste cose qui vengono ricreati in qualche modo in questi plugin per cercare di dare calore alle cose. Poi è anche vero che quando sei live in una situazione un po' meno nei particolari, meno dettagliata, tutte queste cose qui, poi non te le dimentichi, cioè che stai cercando di sentire la nota. Però diciamo che queste caratteristiche poi quando sei in cuffia così si prendono il loro spazio. Io partirei così. Allora, questo che avete sentito è Rhodes. Questo che sto usando, adesso vi dico qual è il Nefertiti. E è leggermente equalizzato, un po' come piace a me, forse per sentire un pochino più di dettaglio. Insomma, esatto. Poi abbiamo quello di Logic. Adesso, a parte i volumi magari che non sono esattamente identici perché qui devo andare a mano, insomma, non mi sembra affatto male, sinceramente. Mi sembra funzionare, a dire la verità, anche questo. Poi Scaraby, ditemi voi come si dice, non potete dirmelo, quindi non potete neanche farmi vedere che mi prendete in giro. Però, comunque, ora, questo è lo Scaraby. Sicuramente, almeno così a sensazione, mi sembra quello con un po' più di, come si può dire, insomma, di storia. Ecco, consideriamo che questo qui è 5 giga di roba quando lo si scarica, insomma, ci sono, adesso mi sembra di ricordare una roba del genere, che c'è dentro un sacco di roba bella, adesso sto usando solamente questo. Ora, il suono in sé è veramente, ecco, scrocchia un po' tutta la menata, forse ho abbassato troppo la latenza. Ecco, qui ci sono dei bei, secondo me, dettagli, un po', qui se alzi un po' il rumore. Scusate per gli scrocchi, vabbè.
abbasso, ma mi sembra strano, a dire la verità. Vediamo un po' se ho fatto qualche stupidaggine, ma non credo. Beh, lo Scarabee. Sì, è molto bello lo Scarabee. Pancismo, è bello bello, è vero. Cioè, è proprio figo. Poi questo qui è pulito così. In realtà bisognerebbe poi prendere questo suono, metterlo dentro un ampli come sto facendo e avremo un altro discorso. Però devo dire che lo Scarabee è veramente, veramente tosto. Poi c'è l'Arturia, che invece fa uno strano effetto. E non so se qualcuno di voi lo utilizza. Io adesso l'ho messo proprio. Aspettate che apro il cassettone. Allora, la prima impressione che si ha è che sia un po' scarichino sulla media. Esatto, magari anche il pick up qui. Aspettate che non so se vedete quello che sto facendo. Allora, il pick up è un po' vicino. Io lo chiuderei un po'. Perché adesso non so se chi conosce il Fender Rhodes lo sa, ma chi non lo conosce non sa esattamente come è fatto. È carino l'Arturia Stage 73 perché ve lo fa vedere aperto e la grafica è molto intrigante e simpatica. Per ognuno, per ognuno dei tasti c'è un pick up. Questi pick up sono lontani o meno da un diapason che fa risuonare una lamella, insomma è un concetto molto particolare. Se lo aprite lo vedete, le tine sono queste barre di metallo che praticamente hanno collegato questo diapason, che poi serve anche per l'accordatura, e che questo diapason è vicinissimo è praticamente attaccato quasi al pick up. Il pick up può essere distanziato o meno da questa, per ricevere più o meno suono, e soprattutto anche cambia la sensazione. Lo si può far diventare molto morbido oppure dargli aggressività, dargli attacco. Più lo si avvicina, più gli sta attacco, più lo si allontana, più si ammorbidisce. Più che l'attacco è proprio il colore che cambia come si può dire, il timbro diventa più chiaro, più scuro. Comunque adesso sto cercando, qui giù c'è un po' di pastone, stavo cercando di togliere magari, vediamo un po' come siamo col boost dei bassi, anche no, se deve far così non mi sembra il caso. Ma non lo so, mi fa un effetto un po' strano. Poi qui sotto ci sono degli effetti, quindi cominciamo, siccome siamo arrivati qui torniamo indietro a ritroso, proviamo il suo, per esempio il suo, sempre che sia questo qui. Allora io farei una cosa, questi non sembrano essere collegati, non lo so, anzi se qualcuno mi dà una mano in questo senso, perché il phaser sta andando, il flanger va, il chorus anche. Sembra un po' imboscato in un altro pianeta, così. Però sarà il delay che fa una cosa che non è quella che mi aspetto, forse. Vediamo un po'.
Eccoti. Ok. Allora, va bene, solo che gli ho tolto un po' di, appunto, di pick up vicino e si è un po' così, un po' morto. Vediamo un po' questi rumori cosa fanno se... Vabbè, adesso forse ho esagerato, però comunque mettendosi lì, secondo me, si può fare del buono anche qua. Pancio mi dice deludente. Beh, chiaramente adesso faccio il cattivo, però... Adesso qui c'è anche una questione di volume, comunque in generale non riesco a tirargli fuori bene un po' di brillantina, diciamo, però vediamo, insomma. È qui che si ha la sensazione che rispetto agli altri, insomma, sia un po' povero, anche considerando il fatto che, per dire, quello di Logic, che è quello di Logic, non è che in qualche modo in realtà fa addirittura di più il suo lavoro, no? Poi stavamo provando gli effetti, quindi vabbè, a questo punto io per gli effetti magari preferirei utilizzare, vabbè, per drive quelle cose lì, il phaser, d'accordo, il suo, e siamo d'accordo. Ma visto che abbiamo appena provato un delay, proviamo a mettere un delay con questo suono, ma tanto, insomma, non mi sembra nemmeno sia così importante fare un tentativo del genere, perché i delay di Logic è uno dei più belli che siano mai... il tape delay è una delle cose che mi ha fatto tornare a Logic dopo anni, dopo qualche anno di Pro Tools, perché secondo me è uno degli strumenti, lo accendi ed è già bello, cioè, secondo me. Anche quando fai le robe sovrapposte di mezzo tono assurde, musicale sempre. Io lo trovo veramente micidiale questo delay qua, eppure Logic, voglio dire, è una delle cose più economiche, secondo me. Logic è più performanti che esistano, ti dà tantissimo, ti mette a disposizione una quantità infinita di possibilità. Chiaramente adesso fin qui mi sembra che alla fine lo Scarabee vinca. Mi sembra quello più... Bello, 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 bello. E allora, provo a leggere un po' di cose, a parte tutti i ciao, decisamente meglio. Logic piace tantissimo anche a me. Beh, in realtà tutta questa cosa... ciao Michele, ciao bello.
Grazie, troppo buono sempre. Chiaramente approfitto, vabbè, tanto lo sapete tutti, che Michele sta facendo quella rubrica La Domenica Fantastica dove fa vedere i groove, le robe sue, proprio dettagliatamente, tecnicamente, è una figata, c'è da imparare tantissimo. Vince Scarabia a mani basse. Ciao Michele, sì, sì, diciamo che adesso io non ricordo i prezzi, anzi, guarda, vado a vederli. Per curiosità, le differenze di prezzo, perché non me le ricordo. Cioè, quelle attuali più che altro. Lo Scarabì, devo dire la verità, è stato uno degli strumenti che fin dall'inizio, quando è uscito, mi aveva strabiliato. Anche il Wurlitzer è pazzesco. Ecco, proviamo, allora, visto che lo Scarabì ci piace, farei così. Proviamo a usare un po' dei suoi effetti. Per esempio, la distorsione, la cosa sempre più difficile di tutti, il drive. Allora, il drive così non ci siamo. La distorsione la leverei, metterei l'ampli e magari vedere se ci avviciniamo ancora di più al... Caspita, altro che... Cioè, sono... insomma, ci siamo parecchio, direi. Chiaramente, vabbè, questo è un contesto sul quale sentite che soprattutto se si vuole giocare, finisco le frasi, scusate, perché giustamente mi prendete sempre in giro per questa cosa qua. Intendo dire, questo è un contesto un po' strano perché siamo in cuffia, almeno io sono in cuffia, spero anche voi, ma in generale, insomma, non abbiamo un risultato live, anzi, ecco, quella potrebbe essere un'idea. Una cosa da fare, carina, magari, potrebbe essere questa. Allora, chiudo qui così, facciamo così, prendo un drummer, esatto, facciamo Benny che è sempre bravo, somiglia a Leif, cosa vuol dire? Keyscape, ecco, Keyscape non ce l'ho da provare. Sì, Scarabia è fantastico. Adesso apriamo anche Nefertiti. Ci facciamo un giro sul Nefertiti. Intanto fatemi fare sta cosa. Vediamo un po'. Sì, va benissimo. Va benissimo. Vediamo. Sì, vabbè, certo. Facciamo così. Così non abbiamo problemi. Tremolo, magari farei così, farei un gruvettino di basso da luppare così, giusto per così suoniamo su una roba, vediamo un po' anche la resa un po' dinamica, giusto per avere un briciolo di quella roba lì. Distorsione Scarabì, come dicono i giovani, anche no. Enzo, non ho ancora sentito efficace. C'è gente che ha pagato il biglietto. Hai ragione. Adesso l'ho detto mentre leggevo te, quindi non vale. Quindi aspetto il momento giusto. Ecco, guarda, senza aspettare, a proposito di efficacia, adesso vi faccio vedere una cosa. A parte sto basso qui che è uno strumento che già l'altro giorno vi dicevo, sono innamorato, ma che bello. Guarda, non lo suono da ieri, non devo toccare niente. Vabbè, un pelino, dai.
questo vediamo un po', perché infatti. Questo è uno strumento meraviglioso, veramente meraviglioso. Questo qua adesso ho fatto schifo, però se tu questo qua lo lasci così hai già risolto praticamente. E questa è una cosa che, cioè, non so come dire, cioè dal punto, lasciate perdere la parte che ho suonato, che adesso faccio una roba un po' più ragionevole, ma il discorso è che sto basso qui io lo registro così e non devo fare niente. Poi al limite, se proprio voglio fare il figo, una cosa che per esempio di Logic, che ho scoperto, che non usavo prima, che ho scoperto ultimamente, è usare i suoi semplici preset proprio i channel strip fatti da loro. Che... Insomma, allora, adesso qui non so che fare perché farei tipo... vediamo un po' qua. Vediamo un po' una parte dove mi sono ripigliato abbastanza da qui in poi. Allora, prendiamo sta parte qui, per esempio, a parte che mi piaceva anche dopo, facciamo tipo 1,5, dai, così, tanto chi se ne frega della quadratura, così anzi diventa più strano. E poi ci suoniamo sopra gli amici Fritz qua, vediamo un po' che effetto ci fa. Allora, prima partiamo da zero, facciamo che... Anzi, li registro addirittura, guarda, faccio così, leviamo sta minchiata qua. Ok. Ah, questo è il North Stage, per esempio. Oh, se qualcuno poi vuol chiedermi qualcosa, mi fa piacere. Io sto andando avanti a fare il pistola da solo, ma se c'è qualche domandina a me... fa piacere, che vi vedo, non ho letto più niente, spero anche che stia andando tutto bene, che la diretta sia ancora
in diretta. Ok. Un po' di tremolino c'è. Carichiamo un po' di... Allora, questo qui è il Nefertiti, per esempio, del North Stage. Poi è chiaro, qui ce ne sono un po', quindi lì bisognerebbe... Il North Stage pare il suono utilizzato da Alan Parsons. Ah, addirittura. Questo, cioè, secondo me, se ti metti lì a fare un lavoro di fino con la Nord, ne vieni sempre fuori bene. Perché il cuore c'è, insomma. Poi adesso sto usando, come vi dicevo, il Nefertiti, però a me non dispiace anche questo, che è Closed Ideal, il vecchio 2, che è un campionamentino da 25 metri. Però se lo carichi un po', perché c'è questo equalizzatore, ragazzi, che suona di brutto, e quindi sai, lì c'è il trucco. Ok, allora questo loop qua non si può fare, quindi facciamo così. Tanto l'avete sentito il suono, è inutile che mi metta a registrare, diventiamo pazzi inutilmente. E ritorno a dov'ero, esatto, e ci suono sopra l'Arturia. Allora, Nord, a me piace il Mark 5, devo dire che anche a me piace tanto il Mark 5. NS3 mi trovo bene, sempre a mio agio, con l'EP1. L'EP1 c'ha la forza che quando dal vivo non ti trovi, non sai, soprattutto se devi accompagnare, non devi fare soli, così. Il primo è incredibile, lo accendi e buca sempre in mezzo, bello ciccione, senza niente, levo tutto, lo metto, giusto per curiosità, visto che stiamo facendo... Cos'è successo? Ah no, questo non è lui, scusate. Questo è l'Arturia, poverino, no. Questo è senza EQ. È un suono che ha ormai, non lo so, 20 anni praticamente. E anche se questo è l'enhanced, quello dopo. Beh sì, lì va un po' a gusti, un po' a sensazione. Adesso io parlo con Pancio che dice questo della Nord ha una capocchia del suono un po' fintarella. Ma guarda, questo qui in particolare sì, quello di prima, il 5 è questo, quello che dice... dice Sergio, che questo qui se ci lavori un pochino su, gli dai un po' di media giusta, un po' di drive,
chiaro che quando accendi questo qua, e soprattutto se ti metti a suonare con gli altri, questo è quello vero, al di là del volume. Cioè, sono anche due modelli diversi, completamente diversi, nel senso che questo è un Mark 5, quello è un Mark 2. Però diciamo che l'Arturia lo riaccendo per così, insomma, per scrupolo. Magari provo a mettere uno dei suoi preset, vedere se ci va un po' meglio. No, anzi è meglio stare invece più, mettersi lì e fare un lavoro un po' più. Ecco, io sono convinto che mettendosi lì comunque anche con questo si possa arrivare a fare qualcosa di buono, magari dando un po' di grinta a tutto quanto. Vediamo un po' come suona anche lui. Non lo so. Non lo so, alla fine mi sembra sempre un po', però insomma, ripeto, forse si può arrivare a farci qualcosa. Scarabì, chiaramente abbiamo lasciato cattivissimo, abbiamo ritrovato cattivissimo, e questo secondo me è una Pasqua da suonare qua sopra. Insomma, ci sta dentro veramente. È tutto giusto qua. Niente, vince Scarabì, secondo posto direi, io direi North Stage, per che non era questa, ma questa. Anche per quantità di insomma, e anche per esperienza personale, nel senso che poi quando ci lavori ti rendi conto che è efficace come si diceva. E detto questo, poi direi Logic, nel senso che comunque il suo in qualche modo lo fa, poi non siamo entrati, non abbiamo approfondito la questione del c'ha il suo drive che rispetto ad altri non è neanche malissimo, un pelino, un po' di tremolo.
che sia una cosa che si può usare, secondo me lavorandoci sopra si può fare bene. Poi vabbè, eh, l'unica pecca di Scarabi resta solo il peso, che sono 5,9 gigabyte. Sì, però, raga, 5,9 gigabyte, hai ragione, però c'è da considerarsi anche che qui siamo intorno ai... insomma, c'hai tanta roba, c'hai un bel po' di cattiveria, C'hai il Wurlitzer. Ah, aspetta che ho fatto la stupidaggine solita. Ma no, tanto. Vabbè, questo sarà... chiaro. Vabbè, comunque questo è bello, questo suona benissimo e poi insomma c'hai un bel po' di roba, quindi secondo me è un bello strumento anche quello lì, è una roba seria. E poi la Nord gli manca quell'informazione di armoniche very high end che completano il comportamento del suono che dovrebbe bucare. E potrebbe essere. Guarda, io alla fine con l'equalizzazione, io quello che ho, il mio, la mia esperienza poi alla fine è che in qualche modo ne sono sempre venuto fuori. Vero è che dipende dai modelli, cioè non lo so come mai, ma dipende dai modelli. Mi sono stati dei modelli che mi hanno permesso di sentirmi a mio agio, altri meno. Quindi adesso con questo qui, quando suono mi sento a mio agio con la Nord Stage 2 EX, infatti ce ne ho due proprio di 88, perché con altre sì, a volte facevo un po' più fatica. Comunque sto facendo, sono 45 minuti, stavo guardando che sto andando avanti a rompervi l'anima. Comunque vabbè, insomma, abbiamo detto, il basso suona bene, quello l'abbiamo detto. Quando suoni su queste robe qua, chiaramente quando suoni il vero è un'altra cosa, e poi anche la risposta degli effetti, per quanto si voglia su una cosa del genere agire con degli effetti, ma anche ricreare, ma una cosa di questo tipo. Non la puoi fare con nient'altro che con il Rhodes. Questa era per chiudere la questione. Franco Fippo, ciao a tutti, a me lo Stage 73 di Arturi ha sempre convinto poco, probabilmente è solo una questione di smanettarci un po' sopra, ma a differenza di altri plugin mi hanno coinvolto da subito. Sì, diciamo che devo dire che forse hai ragione quando dici che standoci sopra si raggiunge molto più di quello che viene proposto all'inizio, perché insomma uno lo compra, lo accende, sente quel suono lì, dice ma veramente? Poi dopo, cioè, uno, a parte gli scherzi, adesso il primo preset sembra essere questo. Adesso levo tutto, suono lui. Cioè, non puoi presentarti così. Mi dispiace essere un po' lapidario, ma credo che non sia il caso, insomma. Poi ti metti lì, lo fai, però magari un bel preset di quelli che quando lo accendi dici magari è meglio di quello che ci puoi fare. Allora io Nefertiti, fratello Sole, Nefertiti, io in realtà parlavo del Nefertiti per il North Stage, cioè nel senso quello più grande degli Enhanced, l'ultimo. Faccio la stessa cosa su Scarabee, quella che ho appena fatto su Arturia. Adesso l'ho cambiato, lo Scarabee l'ho tolto
e ho messo, vabbè, lo ricarico in un secondo. E il Mark 1, basta mettere, ma anche quando becchi il preset che non c'entra niente con quello che volevi fare tu. Comunque la profondità, l'informazione è bella. Cioè, alla fine. Adesso qui stavo andando sulla distorsione, era per dire che però, cioè, al di là di tutto, con questi qui il problema è dinamico, nel senso, a livello, se io ho un pedale che satura, aggiungo magari addirittura, scusate, queste cose qui non si può. Poi farò una diretta su sta cosa qua della distorsione, e adesso ci sono tanti che lo fanno. Io lo facevo tanti anni fa, questo discorso qua del wah wah, così un po' chitarristico, e per arrivare a trovare il conquibus, diciamo, non è facile. Comunque Scarabee assolutamente micidiale, devo dire. Il piano di Logic, secondo me, utilizzabilissimo in ambito anche live, perché poi giustamente con Maystage c'hai talmente tanta roba. Infatti voglio tornare anche su un sacco di altre cose che ci sono su Logic, che sono secondo me bellissime. Comunque vabbè, insomma, ci siamo divertiti un po', credo che ne abbiamo fatte un po' di questa era Logic, tra l'altro l'ho fatto, ho detto che bello, quindi insomma ce l'ha la sua cosa, e come dicevamo, vabbè, insomma, Scarabee siamo un po' su un altro pianeta, mi rendo conto, ma va bene, meglio così. E poi rimane appunto il buon vecchio North Stage. Ragazzi, niente, sei grande Max, grazie. Ma va, fratello, siete tutti stati gentilissimi. Adesso poi rileggo velocemente se c'è qualche risposta che posso dare. Tutti. Insomma, tutti d'accordo, dai. Sì. Buca pure troppo. Pier Domenico Luzzi. Sai, mm, secondo me l'unica cosa che si può fare con il suono del Rhodes che hai sul Nord Stage o il Nord Electro è questo. Tu parti dal suono come adesso, non so quale usi tu esattamente. È chiaro, qui è tosto, poi qui non c'è più niente. Lo senti così, dici ma che schifo. Allora l'unica cosa da fare è con le Q senza amplificatore, secondo me, soprattutto per uscire bene, dare un filo di basse, rimanere dritti con le frequenze dei medi, mettere tutti i medi, abbassare semmai il volume e improvvisamente qui ci sei. Senti?
anche... Anche se... È l'unico modo. Poi gli acuti vedi tu come ti piacciono o meno. Questo è il mio consiglio per uscire da un mix con questi suoni, perché per esperienza non c'è stato verso di fare diversamente. E poi dopo ci metti gli effetti, le cose, quello che vuoi, però poi bassi e acuti, vedi, dipende un po' ma le medie io le metto a canna, questi suoni qua, perché se no non ne vengo fuori. Vi saluto tutti e scusate se mi sono dilungato, spero sia stato utile e vi mando un abbraccio e un bacio grandissimo. Ciao ciao. Chiaramente troverete questa diretta poi, se volete rivedervela, è online. Ciao ciao.